Oggi vi faccio vedere come preparare 3 antipastini con la pasta sfoglia, super veloci e anche molto carini e scenografici. Fiocchetti di sfoglia ripieni di ricotta e spinaci. Per i fiocchetti ricotta e spinaci partiamo proprio dal ripieno. Questi sono 200 g di spinaci che ho cotto e leggermente strizzato. Adesso li faccio tutti a pezzettini. Poi aggiungiamo 100 g di ricotta e diamo una prima mescolata. Ora aggiungiamo 20 g di formaggio grattugiato, un pizzico di sale, un pizzico di pepe e un po' di noce moscata grattugiata. Amalgamiamo per bene e il ripieno è pronto. Ora prendiamo un rotolo di pasta sfoglia rettangolare e lo tagliamo in 12 quadrati, quindi taglio prima a metà, poi di nuovo a metà, poi giriamo la sfoglia e facciamo 3 strisce. Prendiamo un po' di ripieno e lo sistemiamo proprio al centro di ogni quadratino di sfoglia. Con un cucchiaino sistemiamo leggermente il ripieno per arrotondarlo un po'. E ora chiudiamo a fiocchetto tirando sugli angoli. Ho sistemato i fiocchetti in una teglia forno, ora li spennello col tuorlo dell'uovo, così verranno belli dorati in cottura. E ora sigilliamo bene i nostri fiocchetti mettendo sopra mezzo cheriglio di noce, che con l'uovo si appiccica. E ora in forno e facciamo cuocere a 190 gradi per una ventina di minuti. Eccoli qua, li ho sfornati e li ho già impiattati, guardate che belli! Cestini di sfoglia al tonno e carciofini. Prendiamo una pasta sfoglia rettangolare e tagliamola in 12 parti uguali. Ora prendiamo uno stampo da 12 muffin e sistemiamo all'interno di ogni foro un quadratino di pasta sfoglia. Non serve né ungere né infarinare lo stampo, perché i cestini una volta cotti si staccano molto facilmente. Con una forchetta bucherelliamo leggermente il fondo così non si gonfierà in cottura. Inforniamo e facciamo cuocere a 190 gradi per circa 15 minuti. Mentre i cestini cuociono prepariamo il ripieno, quindi in un tritatutto mettiamo 100 g di tonno sott'olio sgocciolato e 200 g di carciofini sott'olio, anche questi sgocciolati. Condiamo con un po' di sale e pepe e frulliamo.
I cestini sono cotti, adesso li lascio leggermente intiepidire e poi li tiro fuori dallo stampo. E ora mettiamo il ripieno dentro i nostri cestini, circa un paio di cucchiaini. E diamo un tocco di colore con un po' di insalatina sott'aceto che appoggiamo direttamente sopra. E in ultimo una spolverata di prezzemolo tritato. Alberello di girella di pasta sfoglia, speck e formaggio. Prendiamo una pasta sfoglia rettangolare e la ricopriamo con 80 g di formaggio spalmabile. Lo spalmiamo tutto per bene sopra. Ora sistemiamoci sopra delle fettine di speck, queste sono circa 80 grammi. Arrotoliamo per bene, cercando di chiudere il più possibile. Adesso, siccome voglio ottenere un alberello di Natale, ho preso un righello e uno stecchino perché dobbiamo essere precisi e quindi tagliare 17 fettine dello spessore di 1,5 cm. E con un coltello tagliamo. E ora diamo forma all'alberello, quindi partiamo dalla base, dal tronco. Mettiamo in fila 2 girelle, poi ne mettiamo 5, poi a seguire 4 e formiamo la chioma. E continuiamo così fino a formare tutto l'alberello. Il consiglio è quello di metterle belle strette perché così in cottura mantengono la forma e non si staccano. Ed ecco il nostro alberello. Ora lo facciamo cuocere in forno a 190 gradi per 25 minuti. Ed eccolo qui. Ora lasciamolo intiepidire. Io l'ho impiattato sopra un letto di rucola e ho aggiunto dei pomodorini rossi e gialli tagliati a metà, che sembrano un po' le palline dell'albero di Natale. Ecco qua, tutto pronto. Avete visto? Come vi ho detto, sono ricette facilissime da preparare e poi si possono anche preparare in anticipo, cuocere prima e magari portare in tavola quando arrivano gli ospiti. E poi sono anche carine da vedere, ad esempio l'alberello di Natale può anche essere un perfetto centro tavola per i giorni delle feste. Ok, spero che il video vi sia piaciuto e possa esservi utile, che rifarete queste ricette. Anzi, se ne avete qualcuna con la pasta sfoglia e volete condividerle, scrivetele sotto nei commenti. Io vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!